Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Oggi affrontiamo nuovamente un argomento tecnico. Andiamo infatti a conoscere uno strumento fondamentale per chi si avvicina alla preparazione delle vetture, ma anche per tutti quelli che vogliono rendere la propria vettura ancora più performante, andando ad utilizzare così ogni singolo millimetro messo a disposizione dal regolamento tecnico. Lo strumento così indispensabile che non dovrebbe mai mancare nelle valigette è il calibro. Ne esistono di diverse versioni, ci sono quelli di plastica, quelli di ferro che probabilmente sono i più comuni e ultimamente, ma diciamo già da qualche anno, si sta facendo sempre più strada il calibro di tipo digitale. Andiamo così a vederne pro e contro di ogni modello, ma soprattutto andiamo a capire in che modo questo calibro deve essere utilizzato e a che cosa serve. Spostiamoci dunque dalla visione dell'alto sul tavolo di Slot Car Tech e proseguiamo con il video. Qui sul tavolo ragazzi abbiamo le tre tipologie di calibro di cui dicevamo prima. Abbiamo un calibro di plastica, abbiamo il classico calibro in metallo e poi qui il più moderno calibro digitale. Andiamo adesso a vederne nel dettaglio i pregi ed i difetti, così poi potremo anche fare qualche prova di misurazione dei vari componenti e scopriremo così anche per tutto quello che vengono utilizzati. Partiamo sicuramente dal meno sofisticato. Questo è un calibro di plastica, è un calibro decisamente molto leggero dal peso contenuto, non ha particolari problematiche ad essere trasportato perché comunque resiste parecchio bene agli urti e sicuramente può fare al caso vostro in tutte le misurazioni se questa scala graduata è stata ben tampografata sul pezzo di plastica. Spesso questi calibri sono dei calibri diciamo di bassa qualità, per così dire, cioè sono dei calibri che non vengono utilizzati per fare misurazioni decisamente molto precise come invece le altre due tipologie di calibro, per cui vi può capitare di avere delle misurazioni magari con una scala non troppo precisa. Fa comunque al caso vostro quando dovete ad esempio misurare, non so, l'ingombro di una vettura piuttosto che la sua lunghezza, anche perché come avete visto io questo tipo di calibro lo utilizzo ad esempio per avere una misura comunque molto precisa di quello che è la larghezza e la lunghezza della vettura e anche del suo passo. Se avete a disposizione un calibro di tipo tradizionale, sicuramente vale la pena fare un paio di misurazioni con entrambi i calibri per vedere quanto è tarato, quindi per capire se effettivamente ci possiamo affidare. Per effettuare delle misurazioni con il calibro di plastica, ad esempio di un cerchio, ci basterà semplicemente spostare il selettore, questo in basso, che ha questo piccolo perno che ci facilita lo spostamento appunto della parte centrale del nostro calibro. In questo modo lo andremo a posizionare attorno all'oggetto e avremo così una misurazione il più precisa possibile. Andiamo poi anche a vedere che cosa significano tutti questi numeri, lo facciamo però con un calibro di metallo, quindi con un calibro di tipo tradizionale. Il calibro di materiale plastico ha comunque tutte le funzionalità di un normale calibro, quindi avremo oltre alla classica misurazione dell'ingombro, quindi di una sale, di un cerchio, di una corona e via dicendo, avremo anche la possibilità di andare a misurare il foro, quindi il diametro del foro stesso, e poi avremo le classiche misurazioni di profondità con questa asticella che come vedete va a scorrere, quindi rientra o fuoriesce dal calibro stesso quando io vado a spostare questo selettore. Anche in questo caso vedremo poi a che cosa serve questa particolare misurazione. E ci spostiamo poi sul calibro classico, è il calibro di materiale ferroso, quindi normalmente è un calibro di acciaio attemprato, è in grado di resistere praticamente alle misurazioni di qualsiasi tipo di materiale, anche corrosivo, in quanto la sua tempra lo protegge comunque da eventuali e possibili alterazioni,
è un calibro che per così dire ha fatto storia, nel senso che è il calibro forse più longevo, più utilizzato già nelle officine meccaniche e poi anche in ambito delle slot car. È un calibro, come vedete, della stessa forma di quello in materiale plastico, però sicuramente questo calibro di una certa marca e quindi anche un costo più elevato è un calibro certificato e tarato. Nel caso specifico io qua ho un calibro brevettato, c'è anche la fabbrica che lo costruisce, quindi siamo molto sicuri della sua misurazione. Allo stesso modo del calibro in plastica ha la stina che scorre in questo modo, basterà semplicemente premere su questo selettore che come vedete ha una molla e in questo caso lo terrà fermo da possibili movimenti magari che possiamo avere durante la misurazione. Quindi la molla ci permetterà appunto di poterlo spostare molto più agevolmente rispetto al calibro di plastica e una volta rilasciato questo selettore il calibro sarà così fermo e fissato nella misura che abbiamo deciso di andare a verificare. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di fare la circonferenza esterna oppure la circonferenza interna, ad esempio di un foro. E come per il calibro di plastica, anche nel calibro di metallo abbiamo una stina che fuoriesce che ci servirà poi per andare a misurare la profondità di un determinato oggetto. Ripeto, anche in questo caso vedremo poi alla fine che cosa significa questa scala graduata e andremo così anche a comprendere meglio come effettuare le varie misurazioni. Prima però di andare a capire come funziona un calibro in tutte le sue sfaccettature, abbiamo qui l'ultimo ritrovato tra i calibri, ovvero il calibro digitale. Il calibro digitale ci dà la possibilità di andare a misurare un qualsiasi oggetto e andare a leggere sul display la sua misura. Anche in questo caso abbiamo sempre possibile le tre misurazioni, ovvero abbiamo il diametro esterno, il diametro del foro, quindi possiamo andare a misurare ad esempio il foro del pick-up su un telaio e poi anche in questo caso abbiamo una piccola astina che fuoriesce in base a quanto io vado a spostare il selettore. In questo caso, come vedete, la stina graduata è decisamente diversa rispetto alle due che abbiamo visto in precedenza perché il calibro non ha la necessità da parte nostra di avere una lettura sulla scala, ma la misurazione ci verrà data direttamente dal display. In questo caso abbiamo la possibilità di accendere e spegnere il nostro display, di azzerare la misurazione e quindi di fare lo zero, un po' come quello che avviene su una normale bilancia elettronica quando andiamo ad esempio a fare la tara, e poi tramite quest'altro pulsante di andare a selezionare la tipologia di misurazione tra millimetri e inch. Cosa mi piace e cosa invece non mi piace di questi calibri? Beh, innanzitutto partiamo dal calibro di plastica. Sicuramente un calibro che mi piace per il suo peso decisamente contenuto, è un calibro fatto di un materiale che non va a rovinare ad esempio la carrozzeria quando io negli unboxing vado a capirne all'incirca la dimensione. Non mi piace sicuramente il fatto che questa scala graduata spesso e volentieri non è così precisa come nel caso degli altri due calibri. Il costo infatti così ridotto spesso e volentieri è sinonimo di una poca cura durante la fabbricazione del calibro stesso. Mi piace invece molto il calibro di metallo, mi piace perché una volta che lo si sa utilizzare nel migliore dei modi ci dà sempre e comunque tutte le misurazioni, non abbiamo bisogno di utilizzare pile, batterie, non dobbiamo avere sempre necessità di un controllo e quindi non rischiamo di rimanere senza il display funzionante, e mi piace anche il grado di affidabilità della scala graduata stampigliata sul calibro stesso. Di questo calibro sono veramente poche le cose che non mi piacciono. Se vogliamo proprio trovare ecco il pelo nell'uovo, potremmo dire che il peso è un po' più alto rispetto al calibro di plastica, quindi in una valigetta dove già ci sono parecchi utensili, questo va ulteriormente a gravare sul peso totale della valigetta e quindi di quello che ogni slottista si porta dietro con sé.
Il calibro digitale è sicuramente un ottimo strumento, però va tenuto con cura, quindi ha bisogno di essere trasportato all'interno di una propria valigetta per evitare che il display possa prendere colpi non voluti e quindi possa in qualche modo andare fuori fase, e poi ha chiaramente bisogno anche di un controllo costante per verificare sempre che le batterie siano efficienti per la misurazione. Quello che non mi piace è il fatto che, come in questo caso, se non ho la batteria che mi fa funzionare il display, è particolarmente difficile la lettura su questa scala graduata, perché questa scala è molto più spartana rispetto a quelle degli altri due calibri che abbiamo visto in precedenza. Quindi se decidete di utilizzare questo calibro digitale, ricordatevi di portarvi sempre con sé almeno una o due pile di ricambio. Quello che però mi piace tantissimo è la velocità con cui si ottengono tutte le misure e anche la precisione. Non devo fare calcoli strani, o comunque non devo andare a leggere millimetro per millimetro quello che è la misurazione di qualsiasi oggetto. Avrete quindi capito che personalmente preferisco un calibro di tipo tradizionale, me lo porto sempre con me, è uno strumento che mi aiuta durante la preparazione delle vetture e mi serve anche durante le fasi di preparco, durante le competizioni, perché spesso e volentieri vengono forniti i motori con i pignoni e questi vanno nuovamente tarati in base a come abbiamo deciso di andare a montare la nostra trasmissione, quindi la distanza che abbiamo della nostra corona rispetto all'assale posteriore. Andiamo poi comunque con calma a vedere nel dettaglio quello che succede. Veniamo però prima di tutto a capire che cosa sono tutti questi numeri inseriti sulla scala graduata, sul calibro che abbiamo in esame. Chiaramente sono i numeri che ci servono per andare a leggere correttamente la misura che noi andiamo a fare. Fondamentalmente ci sono due tipologie di misure. Abbiamo un righello dove ci sono i centimetri e i millimetri nella parte inferiore e i pollici nella parte superiore, quindi tutto quello che sta nella parte alta sia in questa stina sia nella scala graduata direttamente sul calibro stesso a noi non interessa, a meno che non vogliamo andare ad utilizzare le misure in pollici e quindi non il classico sistema metrico. Quello che invece ci interessa particolarmente sono questi numeri che troviamo nella parte sottostante vicino al selettore che ci serve per spostare il nostro calibro durante la misurazione. Questi numeri ci servono perché ci permettono di andare a capire i decimi di millimetro, anzi in questo caso, essendo un calibro ventesimale, ci dà la possibilità anche di andare a scoprire i centesimi di millimetro. Per sapere se potete leggere solo i decimi o addirittura i centesimi di millimetro, vi basterà semplicemente andare a verificare un numero che trovate qua in basso. In questo caso abbiamo un ventesimo, sta ad indicare che il calibro è un calibro ventesimale. Se fosse un calibro decimale troverete un decimo e quindi potreste al massimo andare a leggere il decimo di millimetro. In questo caso è anche possibile andare a leggere il centesimo, fondamentalmente gli 0,05 millimetri. Ma quindi come si fa a misurare con questo calibro meccanico totalmente manuale ad esempio il decimo o il centesimo di millimetro? Beh, è molto semplice, perché per prima cosa andremo a prendere il nostro oggetto, qui ad esempio ho un cerchio, e andremo a leggere qua in corrispondenza dello 0 il primo numero che troviamo. In questo caso io vado a verificare, in questo caso il cerchio, come possiamo notare, è leggermente più grande dei 16 mm, quindi 1,6 cm, perché vedete che lo 0 è leggermente spostato un po' dopo rispetto alla stina del millimetro secco, quindi abbiamo fondamentalmente il centimetro, poi arriviamo fino a 5, arriviamo a 6 e poi lo 0 è leggermente un po' più sulla destra. Quindi come possiamo scoprirne la misura precisa? Beh, in realtà è molto più facile di quello che tutti pensano, cioè
Vi basterà prendere questa scala che trovate qui in basso e andare a vedere quali di questi numeri corrisponde esattamente ad un qualsiasi millimetro che trovate nella scala graduata in alto. In questo caso, se potete vedere, troviamo il segno corrispondente in modo perfetto al millimetro superiore tra l'1 e il 2. Cosa significa? Significa che dovremo andare a aggiungere 15 decimi di millimetro alla nostra misurazione. Il nostro cerchio misurerà quindi 16,15 millimetri. Come vedete è molto semplice, anche molto veloce andare a misurare anche con un calibro non digitale la misura esatta di un qualsiasi componente. Ci sono infatti veramente tantissime cose che potete andare a misurare in una slot car con il vostro calibro, anzi vi consiglio di andarle a misurare, perché misurando la dimensione di ogni singolo componente sicuramente riuscirete a preparare la vostra vettura nel migliore dei modi. Potete ad esempio, come abbiamo visto in precedenza, andare a misurare il diametro di un cerchio per capire quali cerchi montare, in base magari anche ai copertoni che possono essere o forniti dalla direzione gara oppure deciderete voi all'interno del vostro slot club in base magari alla categoria della vettura. Ma poi possiamo andare a misurare anche il diametro di una corona. In questo caso abbiamo una corona Angle Winder Slot It, possiamo misurarne il diametro, ma possiamo anche andarne a misurare lo spessore. Questo magari ci è molto utile quando dobbiamo preparare, soprattutto nella categoria rally, delle vetture che hanno la necessità di non sporgere con la carreggiata per più di 1 millimetro da ambo i lati. Allo stesso modo potremo andare a misurare anche la dimensione del nostro assale, possiamo verificare se montare un assale da 50 mm, 51 mm e così dicendo, in base magari a quanto le ruote possono o non possono sporgere dalla carrozzeria, o comunque se c'è un vincolo ad esempio da parte della direzione gara, quindi del regolamento particolare di gara. Possiamo infatti prendere la nostra vettura e andare così a scoprire la carreggiata della stessa. In questo caso prendiamo una misura senza andare al decimo di millimetro, vediamo che è un po' di meno di 62 millimetri, e così se la carreggiata ad esempio del regolamento viene data a 63, 64, 61 mm a seconda della tipologia di vettura, possiamo andare ad affinare la nostra carreggiata affinché questa rimanga all'interno delle misure consentite dal regolamento. Ma allo stesso modo possiamo andare a misurare anche ad esempio il diametro dello stelo di un pick-up, quindi avremo la possibilità, sempre utilizzando i due beccucci principali del nostro calibro, di capire quale pick-up può essere ad esempio posizionato su un normale telaio, e lo facciamo con una doppia misurazione, perché ci vengono in aiuto invece i due beccucci superiori del calibro stesso per andarne a misurare ad esempio il foro. Basterà infatti andare ad infilare questi due beccucci superiori del nostro calibro all'interno del foro del pick-up e andare così a leggere la misura che ci viene proposta direttamente dal calibro. In questo modo avremo la sicurezza di andare a centrare il pick-up giusto con il telaio giusto, o al massimo avremo la possibilità di andare ad allargare con una punta metrica il foro del pick-up o ad assottigliare ad esempio lo stelo del pick-up stesso. Ma il calibro ci viene anche in aiuto quando dobbiamo andare a portare la nostra vettura nelle verifiche tecniche pre-parco. Infatti nelle gare di pista di velocità viene quasi sempre consegnato un motore con già installato un pignone, però come dicevamo prima noi abbiamo già preparato la nostra vettura, abbiamo la sale posteriore con la corona già posizionata in un certo punto, abbiamo la carreggiata già praticamente fatta, ci viene adesso dato un motore con il pignone posizionato un po' a casaccio, o meglio posizionato non secondo le nostre regole. Ecco che allora abbiamo la possibilità di misurare il nostro motore così come l'avevamo fatto e andare a riposizionare il pignone esattamente nella stessa identica posizione del nostro. Per effettuare questa misurazione ci basterà semplicemente far uscire la stina dal retro del nostro calibro,
posizioniamo sulla cassa del motore l'astina e poi andiamo a far scendere il nostro calibro fino ad incontrare il pignone. In questo caso abbiamo così la misurazione che ci dà la possibilità di andare a riposizionare il pignone sull'albero motore esattamente alla stessa identica distanza rispetto a quello che lo avevamo posizionato quando abbiamo preparato la nostra vettura nella nostra officina. Quindi ragazzi, come vedete, utilizzare uno di questi strumenti vi dà sicuramente la possibilità di preparare la vostra macchina al meglio delle possibilità, sfruttando così ogni millimetro possibile, o meglio, ogni centesimo di millimetro che il regolamento vi mette a disposizione. Quelle che abbiamo visto sono le principali misurazioni che si possono effettuare con una slot car. Ma ragazzi, mi raccomando, se avete la necessità di misurare qualche cosa in particolare e non sapete come farlo, scrivetemelo nei commenti e io vi risponderò molto volentieri. Il consiglio è quello di affidarvi ad un calibro che sia o digitale o metallico, di utilizzare il calibro in plastica solo per evenienze particolari, magari quando dovete portarvi dietro uno strumento e non avete la possibilità di mettervi in valigetto o comunque di trasportare in modo agevole quello digitale perché avete paura che si possa rompere. Però va detto che un calibro, se non è un calibro certificato, ha una misurazione che vale un po' poco e quindi è un po' come non averlo. Ragazzi, avete capito che personalmente mi piace di più il calibro di tipo tradizionale, quello in metallo, perché sicuramente utile in ogni condizione e poi non mi lascia mai a piedi, per così dire, perché non ho bisogno di portarmi dietro delle batterie di riserva o comunque andare a controllare periodicamente il funzionamento del calibro stesso. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like e scrivete nei commenti voi che tipo di calibro utilizzate e quali sono magari gli accorgimenti che avete adottato per misurare al meglio ogni componente della vostra vettura. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui sempre su Slot Car Tech per il prossimo video.